Bentornati a Scoring for Films da Vito Lore e Fabrizio Campanelli. Avete ascoltato il famoso Zimmer Vram o Bram? Ci sono due scuole di pensiero. E noi le utilizzeremo un po' indistintamente. Vram, un po' Bram. Cioè questo suono che avete ascoltato, che è stato non usato, abusato in decine o centinaia addirittura di film, ma soprattutto di trailer. Per 16 anni. Per 16 anni, dal 2010. Adesso oggi vedremo come è nato, chi l'ha scritto, le dispute, perché c'è la disputa. Faremo finalmente luce Esatto. su chi ha ragione nello stallo messicano, no? Ma fondamentalmente c'è uno stallo messicano. E tutti i trailer che vediamo negli ultimi 10 anni funzionano così: generalmente buio, silenzio, poi una frase tipo Jonathan sei tu, poi silenzio. No, non è vero. Voce. No, non è vero. Questo stile che è nato un po' in combinazione tra la colonna sonora e il sound design e soprattutto i trailer e tante volte abbiamo detto che di quando il sound design si mischia con la colonna sonora, soprattutto nel trailer di Inception, è nato appunto diciamo intorno al 2010. E perché ha generato questo stallo messicano? Perché ovviamente il pater familias del Vram o Bram è Hans Zimmer, o quantomeno per la vulgata è così. Esatto. Ma dopo un'intervista dove giustamente Zimmer marca il territorio, ci sta, si sollevano subito delle mani. Sì, perché c'è una mano in particolare di Mike Zarin, che è un sound designer che aveva lavorato al teaser di Inception, che dice fondamentalmente l'idea del Vram o Bram che sia è mia, perché ci ho inserito dei suoni presi dalla città, la metropolitana, perché c'era la scena di DiCaprio che era in metropolitana, e poi ci ho aggiunto dei suoni e alla fine ci ho fatto questa cosa qui, quindi io sono il vero padre. E qui la questione è veramente delicata, perché ovviamente se questo Vram non fosse diventato quello che è diventato, quindi la colonna portante praticamente di ogni trailer dei successivi 15 anni, e fosse finito nel dimenticatoio, ovviamente nessuno si sarebbe sognato di rivendicare la paternità. Esatto. Sarebbe stato uno dei 1000 suoni che ci sono in un film e chi se ne frega. Ma ovviamente quando poi una cosa ha un certo successo, una certa riconoscibilità, cosa abbiamo? Davide, quindi il piccolo, insomma il sound designer che lavora insieme a tanti altri, contro Golia, il maestro. Tutti vogliono marcare il loro territorio, tutti probabilmente hanno ragione, sta di fatto che c'è una disputa in atto. E chi risolve questa disputa in atto? Noi. Esatto, eccoci qua, siamo qui apposta. Allora, innanzitutto da dove è nato nella fattispecie in Inception? L'abbiamo accennato. Ok. Inception, il film, Avete capolavoro tutti, di Nolan, bellissimo, colonna sonora oggettivamente molto bello, masterpiece di Hans Zimmer, una delle più belle di Zimmer. E Zimmer dice, a partire dalla sceneggiatura, Nolan dice che il brano di Edith Piaf, Je ne regrette rien, popolerà tutto il film, soprattutto sarà il trigger che fa scendere ai livelli successivi nel sogno i personaggi protagonisti. E quindi l'idea qual è stata? È una buona intuizione. Siccome in ogni fase del sogno il tempo si dilata, allora hanno detto ok, prendiamo questa canzone e la dilatiamo, la strecciamo, la abbassiamo. Cosa hanno fatto sta povera canzone di Edith Piaf? Lo vediamo. Vediamolo. Ecco nel nostro fantastico Cubase subito la canzone. Questa è la intro che possiamo sentire. La canzone meravigliosa, anche molto famosa. Titolo Je ne regrette rien. E adesso senti che bella la voce che entra. Ok. Bellissimo. Ma se noi proviamo a fare un giochino, quello di tirare giù tutta la canzone di 2 ottave. Urca. Meno 24 semitoni. Meno 24 semitoni. Porca Pronto? boia. Vai, sentiamo cosa succede. Attenzione. Oh. Ma io sento già l'inizio del film. Senti? Attenzione adesso. Magia. Pam. È il Vram. Ma è già pronto. Poi sicuramente adesso diremo anche come è stato realizzato. Sentiamo adesso l'inizio del film. Vai. Ecco l'inizio che leggendario che tutti conosciamo. Bene. Il logo Warner Bros. E inizia a sentirsi
guarda caso, già ho sentito qualcosa. in lontananza, Arriva da lontano. senti qua, sincopi e il mare. Eccolo qua. Ed è esattamente, se noi sentiamo la nostra Edith Piaf, attenzione, eccolo là, preciso È fantastico. al semitono, ok? Quindi È questo. è questo. È stata presa la canzone, possiamo dirlo proprio qui, lo vedete, Para. e pitchata Di 24 semitoni. senza In due l'operazione del time correction, ovviamente. In questo modo otteniamo il file rallentato tantissimo e, guarda caso, as is, cioè esattamente preso e poi lavorato, equalizzato, insertati sicuramente degli ottoni veri e piazzato nell'inizio del film. Quindi questa, diciamo così, è l'intuizione, che appunto, siccome nelle varie fasi del sogno il tempo si dilatava, ho detto dilatiamo il tempo della canzone. E poi la canzone, ripeto, ha una sua funzione proprio nella trama, quindi insomma è importante questa cosa. Ma se io oggi volessi fare un Vram, comincia a essere un po' fuori moda, però diciamo che io non lo so. Ti consiglio di andare a sentire il teaser trailer di Inception, che è quello che Mike Zarin asserisce essere l'origine di tutto. E sentiamocelo. Sentiamolo. Eccolo qua. Già iniziamo con c'è un colpetto. Un colpettino. Un altro colpetto. Un morso, come gli squali, un morso di avviso. Ora, qui Zarin racconta di aver utilizzato come materiale i rumori della subway, del treno, tutti gli elementi di sound design combinati poi con lo studio che ha fabbricato e integrato tutto per la musica del trailer. Lavorava Zarin, non sappiamo se lavora ancora. Esatto. Detto questo, insomma, è normale che i sound designer, soprattutto quelli seri, vadano in giro a registrare cose senza far tutto a caso col computer, insomma. Esatto, perché poi tutto è stato fabbricato e incluso dalla casa di produzione che faceva musiche per pubblicità, trailer, videogiochi, certo. trailer, eccetera. Ora, di fronte a questo, Zimmer cosa dice? Zimmer dice no ragazzi, guardate che quel Vram nasce appunto dal rallentamento della canzone, che ha dato spunto, abbiamo sentito tutti, vam. Allora cosa ho fatto, dice Zimmer? Ho preso un pianoforte, credo proprio negli Air Lindast. Beh sì, in genere lavoro lì. Ho preso un libro particolarmente pesante. Ora, non conosco libri che mi tengano giù il pedale del sustain. Lui ce l'aveva. Vabbè, l'enciclopedia Treccani. Un paio di Treccani. Ok, ho preso un book, l'ho poggiato per avere gli smorzatori. Aperti. E ho fatto suonare i corni o qualcosa, DJ Brass, ecco, in generale, dentro il pianoforte, in modo da utilizzare quella risonanza, fabbricando così il vero Zimmer Vram che tutti voi conoscete. E questo è interessante perché Zimmer ci tiene a rivendicare la paternità di un qualcosa che poi comunque ha avuto una sua rilevanza più estetica che economica. Ma in tutto questo, no? Già Zimmer e Zarin, Golia e Davide si puntano la pistola addosso. Arriva il terzo, ok? Fa il triello. Inizia il triello. Il terzo è Stallo la messicana. è MC. Ma Zach MC dice che in realtà nel suo brano, che si chiama Mind Haste, c'è, come dire, il Vram, quello vero, quello originale, quello che poi tutti hanno riconosciuto come tale. Esatto, cioè lui dice vabbè, ok, sì, tu hai rallentato, hai fatto, tu hai usato il suono del sabbia, ma quello che tutti identificano come il vero Vram è il mio. Ed è questo qua. Eccolo qui. Vabbè, questo è proprio... In effetti, dal punto di vista proprio di come lo pensiamo, questo è quello più definito. Sì, è quello che noi associamo allo Zimmer Vram. Molto più degli altri, che invece erano evidentemente l'idea originaria, l'idea primigenia. Se vogliamo, questo è il trailer che tutti
riconoscono come la rappresentazione di Inception, quindi anche sonora. Effettivamente in questo lui ha ragione, tanto è vero che lui afferma di aver firmato una NDA per non rivelare come e da dove è originato proprio questo suono della composizione. Ha voluto tenere segreta la faccenda, probabilmente per limitare, per dare quantomeno uno stallo infinito al triello. Ma poi abbiamo il mistero, il giallo del secondo trailer. Esatto, perché tra il teaser trailer e il trailer ufficiale c'è anche il secondo trailer, la cui musica è indefinita. Non si sa chi l'ha fatta, non abbiamo trovato crediti, non si trovano crediti in giro, e il secondo trailer è questo qui. Questo potrebbe essere qualcosa di Zimmer. Si suona molto come suo. I suoni sembra essere qualcosa comunque appartenente più alla colonna sonora, no? Al suo mondo, e se vogliamo potrebbe anche essere che Zimmer rivendichi dal trailer numero 2 la sua paternità, del riconoscimento, diciamo, del Bram, a partire proprio da che cosa? Dalla manipolazione di Edith Piaf su quel concetto di sound design espresso da Mike Zarin. E qui non abbiamo nessuna certezza in merito, non lo sappiamo, credo che ovviamente non lo sapremo mai, anche perché il discorso mai è tombale con la NDA non sapremo mai di Hemsey. Ma forse verrà desecretato con gli X-Files, esatto. Dopo gli UFO nel 2120 desecreteranno. E quindi alla fine, Vito, chi è il padre del Bram? Guarda, io sono abituato a ragionare in questa maniera. C'è un capofila di un'industria e tu pensi a Ferrari come quello che ha fatto le Ferrari, anche se non era lui, che c'erano gli ingegneri che costruivano le macchine, ma abbini lui alla cosa, per cui per me questa roba qui di Zimmer. Anche per me, perché ragazzi, Edith Piaf rallentata, l'abbiamo vista, vam 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 vam, dal caso, a volte dall'errore, certo, a volte nasce un'idea, e qui puoi metterci tutti sulla metropolitana che vuoi, il sound design che vuoi, e io, guardate, ho impacchettato con i brass finti, i brass veri, le cose come Hemsey dice no, questo è il suono vero, mi hanno fatto firmare l'NDA. Però ragazzi, la canzone di Edith Piaf rallentata abbiamo visto essere esattamente la matrice del brano numero 1 della colonna sonora, che apre il film. L'idea era in sceneggiatura, quindi l'idea del se la porta a casa lo zio Enzo Camera, si porta a casa anche questa. Si porta a casa la paternità. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate, se sapevate di dove era nato il famoso Zimmer Bram o Bram, che dir si voglia. Se avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate hype, fate quello che volete, ma soprattutto ci vediamo al prossimo Bram video. Ciao.